Ciao a tutti! Ci sono diversi modi per moddare Minecraft, quello che preferisco di più è usare un launcher dedicato. Ce ne sono diversi, oggi andremo a vedere il mio preferito, cioè Modrint. Nei prossimi video mostrerò anche altre opzioni. Clicchiamoci su Google e scriviamo Modrint. Primo risultato. Clicchiamo su More e Get Modrint App. Download the Modrint App. Il processo di installazione è classico come in ogni programma, andate avanti fin quando non vi chiede la destination folder. Lo installerà nel vostro disco primario, se volete cambiarlo andate su Browse e scegliete un'altra destinazione. Una volta installato avremo quest'icona, clicchiamoci. Prima cosa di tutto dovrete fare il login col vostro account originale di Minecraft. Una volta loggati possiamo cominciare. Questa è la home, qui abbiamo dei pack personalizzati. Voi ovviamente non ne dovreste avere nessuno. Popular pack, i pack più popolari e le mod più popolari. Qui il tasto di ricerca. Possiamo selezionare mod pack e cercare manualmente, altrimenti mettere i filtri sui loader, i filtri sulla versione, inclusi i snapshot, e i filtri sulle categorie. Ad esempio, voglio un mod pack incentrato sulla magia. In questo caso usciranno tante opzioni relative a quello che ho messo. Tutte le sezioni hanno una categoria filtri. Prima di cominciare possiamo andare nelle impostazioni di Modrint e controllare un paio di cose. Qui possiamo scegliere la directory dell'app, il colore dell'applicazione, possiamo scegliere quanti download massimi possiamo fare e qui i vari Java. Modrint dovrebbe fare tutto in automatico, sceglierà da solo il Java che più serve in base al Minecraft che state utilizzando. Nel caso in cui vi dovesse servire, ecco una lista di quale Java utilizzare in base alla versione che volete utilizzare di Minecraft. Fatto ciò, possiamo tornare indietro. In basso a sinistra possiamo creare il nostro profilo, quindi da qui iniziamo a creare il nostro modpack. Possiamo creare un nostro profilo personalizzato, importarlo tramite dei file. In questa sezione, se avete dei file .modpack, possiamo importarli e ci scaricherà in automatico il pacchetto. E invece qui la stessa cosa, possiamo importarli da altri tipi di launcher. In questo caso concentriamoci sul crearlo personalizzato. Possiamo selezionare un'icona, qualora ne volessimo una. Io adesso selezionerò questa. Il nome del nostro pack, Serpente. Possiamo farlo vanilla, quindi senza mods, oppure usare uno dei loader che ci permetterà di moddare. Personalmente utilizzo sempre Fabric, è pieno di mod per questo loader. E qui scegliamo la versione, in questo caso sceglierò la 1.21.1. Clicchiamo su Create. Una volta creato avremo qui la nostra istanza. Qualora volessimo creare più istanze, nel tasto di ricerca io vi consiglio di andare nella sezione Mods, mettere i filtri, quindi in questo caso mettiamo che ci serve per Fabric e 1.21.1 la versione di Minecraft. Ora tutto quello che cercheremo sarà per questa versione e per questo loader, ok? Voglio installare Iris Shaders. In questo caso posso cliccare Install e come potete vedere mi fa scegliere in quale istanza installarlo. Qui possiamo vedere dove la mod è già stata installata, quindi non dovremmo sovrapporla, e dove non è stata installata. In questo caso manca il nome del nostro pacchetto, non so neanche perché onestamente, però questo dovrebbe essere il nostro nuovo pacchetto. E dovremmo cliccare Install. Questa opzione è buona quando vogliamo andare nella lista mods e mettere i filtri, è ottimo quando dobbiamo mettere mods su più pacchetti. Nel nostro caso vogliamo inserire mod in questo pacchetto, quindi clicchiamo e facciamo Add Content. Da qui in poi possiamo scegliere di inserire delle mod. Visto che siamo nel nostro pacchetto, i filtri saranno già inseriti. Lui farà vedere a noi delle mod che vanno bene per il nostro pacchetto Fabric 1.21.1. In questo caso voglio mettere Iris Shaders e faccio Install. Fatto. La mod è già installata. Voglio installare Sodium per le performance. Una delle mod che vi consiglio di inserire sempre in ogni pacchetto è Mod Menu. Ci sono vari casi però dove le mod hanno bisogno di altre mod per funzionare. Ad esempio questa mod, Ambient Sound, se andiamo a cliccarci non solo avremo il trailer, ma dirà Requires Creative Core. Senza di essa il gioco partirà, ma vi dirà appunto che servirà questa. Modrint, essendo intelligente, una volta che facciamo install su Ambient Sound andrà di conseguenza a installare anche Creative Core.
Come potete vedere ho installato Ambient Sound e Creative Core per farla funzionare. Fate sempre attenzione a queste cose perché magari può variare, soprattutto se usate altri tipi di launcher, dovete sapere che quella mod richiede un supplemento per funzionare. Una volta installate le mod che desideriamo, possiamo andare in Option e in base alla pesantezza del nostro modpack possiamo decidere, scrollando in basso, la memoria che dobbiamo allocare. In base a quanta RAM abbiamo e alla pesantezza del nostro pacchetto andiamo ad allocare un tot di gigabyte. In questo caso il pacchetto è estremamente leggero, non c'è nulla, quindi un 4 GB vanno bene, possiamo mettere 4096. Nel caso in cui mettiate mod di generazione di terreno, cose comunque più intense, vi consiglio di aumentare questo valore. Non andate mai a mettere il massimo perché il vostro computer ha bisogno comunque di un tot di RAM, quindi io vi consiglio sempre la metà di quella che avete se proprio volete esagerare. Una volta inserita la RAM possiamo fare play. Come potete vedere, Minecraft 1.21.1 Fabric 63 mods. Non so perché fa questo conteggio esagerato, ma non ci sono 63 mods. In questo caso appunto andiamo a controllare, clicchiamo su mods e abbiamo Ambient Sound, Iris per la nostra shader, Mod Menu e Sodium. Le mod funzionano correttamente, infatti se andiamo a vedere per esempio Sodium, andiamo su opzioni, video settings e questo è Sodium. Abbassiamo la UI e facciamo qualche ritocco. Shader pack e come potete vedere abbiamo la nostra shader pack, qui possiamo inserirla, le mod quindi funzionano correttamente. Nei prossimi video mostrerò quali sono per me le mod essenziali da tenere in Minecraft, che sia vanilla, che sia un pacchetto fantasy e tantissimo altro. Ci vediamo in un prossimo video ragazzi, spero che vi sia stato utile.